Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Afternoon. Ci siamo lasciati l'anno scorso con lacrime che potevano sembrare di tristezza. In realtà oggi vi posso dire che erano lacrime di gioia. Poi durante l'anno, quando ho capito che ci poteva essere, uno sviluppo, un'evoluzione nel ruolo del mio co-conduttore e non un semplice abbandono, finalmente, sono diventate lacrime di disperazione e oggi sono con una semplice rassegnazione. Il mio co-conduttore, il nuovo general manager, capo delegazione della nazionale, vuole fare questa entrata scenica anche per onorare il nostro amatissimo sponsor che ha deciso di sponsorizzare solo il nostro podcast e non altri podcast. Quindi, ringraziando il tendificio di Folgaria, do il benvenuto al mio co-conduttore Gigi Datome. Allora, anzitutto sono il coordinatore di tutta l'attività nazionale maschile. General manager non esiste più, questi termini obsoleti. Ciao Cicciuzzo, io sono qui nascosto da un anno. Da un anno sei rimasto qua. Devo sgranchire un attimo. Ben trovati. Come state? Tutto bene? Ma io sto bene. Diamoci del voi a questo giro. Ma io andiamo col tuo e già ringrazia che ti parlo. Cosa stai facendo? Voglio prendere il caffè, me lo metto qua. Il caffè. Gigi, ma come passato già un anno, eh? Passato un anno, sembra ieri. L'anno scorso sempre. Sembra l'anno scorso. Ma ascolta un po', hai cambiato il ruolo? Sì. Come è andato quest'anno? Hai vinto uno scudetto da ambassador, ruolo sì. non esistente prima. L'unico scudetto da ambassador, penso, non so se qualcun altro aveva già vinto. È stato un anno diverso sicuramente, diversamente bello, molto più tempo libero sicuramente, però è stato anche un anno per guardarsi intorno, per capire cosa fare, eccetera. E ho capito cosa voglio fare. E con tutte le cose che potevi fare... Ho detto, come faccio io a continuare a trovare un lavoro e continuare a fare Afternoon? Le scelte non erano tantissime, quindi eccoci qua. Bravo. E Afternoon però durante l'anno è stato per me, non so se per te, ma è stato ricorrente, nel senso che ovunque andavo, mi parlavano prima del podcast che delle prestazioni in campo. È una decisione, è per quello che io ho smesso, perché mi facciano più i complimenti per Afternoon che per le prestazioni in campo, e quindi tu ci arrivi un attimo dopo, però puoi arrivare anche tu a questa conclusione. Peraltro ieri ho visto una persona qua nella hall dell'albergo e fa ciao, come stai, come vai? Ho detto ma noi ci siamo già visti, no? E io ho detto no, guarda, non credo. No, potevi averlo No, già sì, visto. ma no, cioè adesso no, ho detto guarda, non ci siamo visti, così fa, ma tu sei qua dall'inizio del raduno? No. Ritardissimo per Nicola Melli, Sì, però grande vantaggio per Gigi, grandissimo ma non ti alleni tu, ma vantaggio. non c'è più il la conteggio. mattina, Non c'è più il conteggio. Comunque niente, mi ha detto, ma dove ci siamo già? Ho detto, guarda, non ci siamo visti, così. Ma tu sei quello del podcast? Ho detto, sì, sono io. E quindi, capita. E quindi Afternoon è grande successo, sì. grandi regali, perché io non so te, ma io ho ricevuto un sacco di coccodrillini e abbracci. Io sto mandando indietro tutte le macine perché ho smesso, mi sono disintossicato, la gente continua a tentarmi, però non cerco di mangiare più, quindi ringrazio, ma anche perché poi le vogliono autografati, i pacchi delle macine o degli abbracci. Io mi rifiuto di autografare i pacchi degli abbracci, ovviamente. Sì, però dai, è una cosa che ci siamo divertiti tanto noi a farle, ma evidentemente si sono divertiti anche ad ascoltarci. E lo stiamo facendo anche per questo, perché comunque ha avuto un grande seguito, ci hanno chiesto di farlo, noi volevamo farlo a prescindere anche se ci avessero ascoltato i nostri genitori e basta. Esatto. Però la cosa contenti. più bella degli abbracci è che quando magari mi chiedono un autografo, poi vengono da me e mi dicono comunque team abbracci, come se fosse un segreto, come se questa cosa... Anche striscioni, mi ricordo. Anche grandi striscioni, sì, assolutamente. Però Afternoon non ha avuto solo successo tra i tifosi, tra gli appassionati, ma ha avuto successo anche nella pro loco e nelle decisioni turistiche di Folgaria. A livello sociale. Proprio. Perché per chi si ricorda, io l'anno scorso mi sono lamentato delle scelte musicali e soprattutto del volume della casa dell'Orsetto, qui di fronte al golf. Vabbè, è chiuso adesso, non c'è più. Chiuso. Chiusa. Non ci sono più i gonfiabili, non c'è più niente. Afternoon ha questo potere, quindi... Ecco perché la sagra dell'alpaca a inizio giugno. Non ci sono più neanche gli alpaca. Forse è quella, forse perché era un'occasione per finire tutto. Hanno chiuso tutto, ha fatto la sagra dell'alpaca qua a Folgaria. Per il prossimo anno c'aveva un obiettivo. Qual è Basta l'obiettivo? queste montagne intorno che rovinano la vista. Allora, tu sei il capodelegazione. Ci penso io. Ecco, pensaci tu, portaci in un posto bello, magari un bel hotel in riva al mare. Magari in Sardegna. In Sardegna, a Golfaranci. Una casa, vabbè. Vabbè. Ci penso se riesco a trovarne qualcuno. Perfetto, però
ci siamo ritrovati dopo un anno, ma certe abitudini non le abbiamo perse. E ci sono due cose che continueremo a fare. Ovvero? Allora, prima di tutto non leggere sul mio libro, perché sul mio taccuino. Allora, primo, ieri abbiamo festeggiato il primo compleanno di Luis. È stato molto emozionante. Molto emozionante, grande discorso, se l'era preparato tutto l'anno. E se andiamo avanti di questo passo, Luis diventa una sequoia, perché se festeggia un compleanno al giorno... avrà anche il diabete, perché tutte le torte che ci stiamo mangiando. Quello. E poi l'altra cosa, l'anno scorso noi... Grande scena, tra l'altro, di racconta, Luis racconta. Che si sta avvicinando. Luis, per chi si avvicina adesso a questo podcast, Sì, però no, allora, prima vi rivedete tutto l'anno scorso e poi ascoltate questa puntata. Luis è il nostro magazziniere, responsabile al materiali. Sì. Quindi? Niente, aveva preso la sua torta, giustamente il suo compleanno, e il presidente Petrucci giustamente ha fatto il gesto di dire adesso mi darà la prima fetta di torta perché sono il presidente, e invece Luis gli ha dato la mano e si è andato a mangiare la torta, e il presidente ci è rimasto molto male e gli ha fatto pesare molto. Io Luis oggi non l'ho ancora visto. Non penso che lo rivedremo. No, però. Penso che è stato con gli alpaca, era con gli alpaca. Ci sarà la sagra di Luis a luglio. A luglio, perfetto. Che ce n'è comunque da mangiare di Luis, va bene. E poi... prima di tutto dobbiamo ringraziare ancora lo sponsor che solo per questa puntata Folgaria, unica puntata Folgaria, ha detto no, noi ci vogliamo essere. Budget ridotto quest'anno. Budget ridotto, però hanno fatto di tutto per esserci, e quindi qua ci sono, per chi ci guarda video può vedere lo sfondo, però soprattutto l'anno scorso ci hai tartassato con il tuo libro, Il gigante del campetto, edito. Benissimo. Edito. Battere a vapore, salutiamo tutti gli amici, il libro più venduto del Battere a vapore dell'anno scorso. Dell'anno scorso, fumetto che parlava di basket, sì. Così l'abbiamo chiuso. Però quest'anno c'è un cambiamento, perché non sarai tu a tartassare i nostri ascoltatori, ma sarò io a tartassare i nostri... Mica hai fatto il tuo fumetto. Non ho fatto un fumetto, perché io, avendo studiato al classico, posso mettere... Ma cosa farai adesso? Ti fai la barba più scura? No, basta. Cosa fai? No, niente, basta. Poi divento capodelegazione. È un epigonismo... Sai cosa vuol dire epigonismo? No, però me la spiegherai tu adesso. Era sul calendario delle parole di oggi. Spiegheremo cosa vuol dire epigonismo. Andate a cercare. No, spiegacelo, visto che fa il fenomeno. È Niccolò Melli che fa tutto quello che fa. Perfetto, siamo andate a vedere. Comunque... Rullo di tamburi. Anche in maniera poco elegante lo fai. Vabbè, comunque. Come si chiama? La partita decisiva. Io lo sapevo, gliel'ho disegnato io, gliel'ho scritto. Uscirà l'8 ottobre. Giusto. Ed è edito De Agostini. Cosa succede l'8 ottobre? Non lo so, però. Che ricorrenza è l'8 ottobre? Me lo dirai tu adesso. Esce il mio libro. Lo cercherò e te lo dirò. Esce il compleanno come l'anno scorso, festeggiamo il compleanno. Edito De Agostini, codice sconto Nick9 per il 10% di sconto. Tu facevi Gigi 70 e riducevi, invece Nick 9 e do addirittura un punto percentuale più. Ho capito, però tu ingannavi, io faccio un regalo. Il prezzo comunque di copertina, 68 euro mi sembra esagerato. Però togli il 10%. Quando andiamo? 6,8. Vabbè, lasciamo perdere. 50, e quindi niente, quest'anno sarò io a tartassarvi con questo libro che uscirà a ottobre. Madonna. E niente, l'obiettivo è ovviamente battere il gigante del campetto, non accetto risultati inferiori. Non posso neanche comprarne per poi togliere dal mercato, perché comunque li compro. Certo. Devo trovare qualche modo. Devi fare come me, che li spostavo. Io tutte le volte che vedevo il gigante del campetto li spostavo in animali domestici, ricette. C'è sempre qualcosa legato al gigante del campetto. C'è un cane, vabbè, comunque. Ma adesso, come tutte le puntate che si rispettano di Afternoon, abbiamo un ospite molto importante. Che ospite? Abbiamo deciso di iniziare questa stagione di Afternoon con un ospite d'eccellenza. Istituzionale. Siamo in campagna elettorale. Vi do un indizio. Non è Trump. Non è Trump, no. Le europee ci sono già state. Ci sono le elezioni austriache che ho visto, e però non è un rappresentante dell'estrema destra. Non è neanche questo, no. Assolutamente no. Non perché non volevamo, ma perché... No, non lo volevamo, non lo volevamo. E quindi io non mi perderei in ulteriori indugi e darei il benvenuto, anzi lancerei la puntata per poi dare il benvenuto. Fammi fare una cosa. Vai. Questo è Afternoon, cominciamo. Allora Gigi, in quanto capodelegazione, in quanto insomma con nota questo... comunque che noi altri dirigenti ci mettiamo la polo e voi certo, ma io mi devo dire... Io chiusa è molto chic. Molto hipster. Gigi, dai tu il benvenuto a questo prestigioso ospite. No, è un onore perché è il primo podcast che fai, Press, giusto? Non hai mai fatto un altro? No, questi no. Primo podcast. Il presidentissimo Giovanni detto Gianni Petrucci. Benvenuto, Press. Grazie a voi. Come andiamo? Tutto bene, Presidente?
Ma diciamo sì, dopo che ho fatto il miracolo, il Signore mi ha fatto il miracolo, è chiaro che va tutto bene, sia a me che a mia moglie, però. Possiamo dire che sei uscito un po' meglio di prima? Io non ti ricordavo così pimpante. Ma io sono Invece- abbastanza presuntuoso, Vero? ambizioso e mi auguro che lo siano tanti. Esagerare no, però questo mi ha portato ad avere fortuna, a fare sempre i paragoni con Giovanni Malagò, che è mio fratello, mio amico, perché lui ogni volta che va a una città, anche la più piccola, fa dire acidamente al sindaco: qui Petrucci non è venuto. E io ricordo Giovanni, però io ci ho fatto 14 anni, mi auguro che tu ne faccia 16 se cambia la legge, però sono stato dove tu non sei mai stato. Però qua lei può dire a Malagò che lui non è mai stato in questo podcast. vero. E questa è una cosa che ti aiuta molto per il futuro a cambiare la legge per i mandati di Malagò. Perfetto. Ma Però è vero che è venuto subito a sincerarsi a sera stessa. Straordinario, Vero? straordinario, alle 10 di sera è venuto e gli ho fatto una battuta un po' semispiritosa, anche perché non avevo perso, penso, lucidità. Gli ho detto: Giovanni, oggi ti ho tolto la scena, perché erano già uscite le agenzie sul mio stato di salute. E parlavamo tutti di te. per chi non sapesse cosa è successo, il presidente è stato coinvolto in un incidente, lui e sua moglie, in un incidente molto, molto brutto. Sia lei che sua moglie ne siete usciti bene, dopo un po' di, insomma, un periodo un po' così di impasse. Però io ho visto che quando è successa questa cosa, devo dire, Presidente, io ovviamente mi sono preoccupato, perché insomma un incidente Tutti così ci ci siamo siamo preoccupati. Io adesso arrivo, non far finta, facciamo... E volevo capire il perché era successa questa cosa. Allora io, di mia spontanea volontà, in maniera totalmente indipendente, ho mandato un investigatore privato a indagare cos'era successo. E le dico una cosa, sono stati trovati nel motore della macchina dei peli di barba sarda. È una bozza di discorso per... Ha lasciato pure lì la bozza. Ha lasciato la bozza di discorso per l'insediamento. Io non voglio dirle niente, però secondo me qualcuno tra noi tre, lei non può essere stato, io non sono sardo. Hai fatto anche un messaggio, sia tu che lui, quindi... Qualcuno, secondo me, ha manomesso la macchina per cercare di prenderle subito il posto. E io non voglio Questa è una dirglielo. cattiveria, mi difenderei. No, ma che ti devo difendere? Io ho sempre detto che quando non ci sarà più possibilità, ma non per mia volontà, anche per volontà altrui, di ricoprire questo ruolo, io vedo te, No, vedo te, no, quindi no. Ma non lui devi accelerare. avevi già pronto il discorso. Non La devi bozza. accelerare tu. No. E neanche lei in curva non si deve accelerare, questa è la cosa importante. Questo è vero, questo Dai. è vero. Però Avanti. lei Presidente, noi la conosciamo da tantissimi anni, lei tutte le volte, tutti i raduni, ci fa sempre un discorso, oggi ce n'ha fatto un altro, anche se oggi, devo dire la verità, è stato un discorso più breve delle altre volte, però una sua Perché il gruppo lo conosce ormai. Sì, però una sua particolarità dei discorsi è che ci racconta sempre un aneddoto, anche perché lei nella sua esperienza ha conosciuto tantissimi personaggi. Allora noi vorremmo da lei la sua, diciamo, top 3 dei personaggi conosciuti nella sua vita. Oltre ai presenti. Mamma mia, a proposito di presunzione, lui, guardi, lui la batte clamorosamente. La top 3 dei personaggi conosciuti e un aneddoto che descriva l'incontro con insomma, questi personaggi. Ma diciamo ce ne sono 2, 3, vabbè, Andreotti, la regina Elisabetta, Andreotti, la regina Elisabetta e l'avvocato Agnelli. La regina Elisabetta, devo dire la verità, non so quanti siano stati i Buckingham Palace, peraltro 4 ore vicino a lei, e quando io ero vicino a lei mi si avvicinava, io scappavo, perché dico, ma forse si ricorda chi sono io, perché ovviamente io non ero nessuno, ero solo presidente del CONI, il CONI era pure Ministero dello Sport, perché consegnammo a Reggio Emilia una coppa che quando Dorando Pietri ebbe questa coppa, la regina gliela consegnò, poi venne in Italia. In quell'occasione noi l'abbiamo restituita insieme al sindaco di Reggio Emilia. E Buckingham Palace, la cena ufficiale dove c'era un rituale, che nessuno poteva alzare il calice prima della regina, per cui era una cosa veramente originale. E se uno aveva sete doveva aspettare. Ma pure se doveva andare in bagno, quello era il problema. Poi c'erano pure molti anziani, allora ero più giovane, quindi un po' mi trattenevo io. Quella è stata la prima. La seconda è quella dell'avvocato Agnelli. Agnelli era Agnelli. E Agnelli era il padrone della Fiat, era anche il padrone del mondo, che quando lui arrivava al CIO faceva parte della commissione etica insieme a Kissinger. I membri si alzavano in piedi. E adesso sei tra Datome e Melli, penso, che fine hai fatto? Tra Datome e Melli e poi con uno dei più grandi giocatori
oggi tra i più grandi giocatori al mondo, uno dei più grandi giocatori che ha lasciato e che adesso sta superando il presidente nelle cariche federali, è chiaro che è stata una grande emozione. E poi io sfotto sempre Malagò, no? Per ritornare, dico, dell'avvocato Agnelli, io non voglio passare inosservato, per cui Agnelli mi invita sul suo aereo personale, mi chiama Montezemolo, mondiali di calcio del 90, io ero segretario generale, Madarese presidente. Niccolò non c'era, era piccolo, e mi misero vicino al bagno in aereo. Avevo capito che tra i personaggi che erano sull'aereo, l'avvocato Agnelli, Jas Gavroschi, amico del cuore, Luca Di Cordero di Montezemolo, Madarese presidente, io ero l'ultimo. Però non mi filavano per niente. Sa perché l'hanno messo, secondo me, di fianco al bagno? Perché Vai. sapevano della sua esperienza a Buckingham Palace, che voleva andare in bagno. Ha È detto, vero. non vogliamo più che si ricrei questa cosa, allora lo mettiamo lì vicino. Per cui c'era il discorso di 1 miliardo di differenza tra Schuster, che era un famoso giocatore allora del Real Madrid, poi è diventato grande allenatore, e Agnelli diceva a Montezemolo, che si interessa anche Juventus, Luca, perché non prendiamo Schuster? Dice, beh, c'era 1 miliardo di differenza. Io dico, ecco, adesso questa è l'occasione per far vedere che esisto. Avvocato, cos'è per lei 1 miliardo? Gelo nell'aereo. Mi guarda e fa, caro Petrucci, sappia che 1 miliardo è 1 miliardo per tutti. Io non vi potevo fare i miei, e lì ho fatto la prima brutta figura. Però frase che mi è tornata utile un'estate, se ti ricordi, quando si era perso un bagaglio in una trasferta Galeotta a Tolosa, ed ero dispiaciuto perché poi era l'unica trasferta che avevo portato un po' di roba da vestire che avevo comprato a Los Angeles nell'ultima volta che ho fatto shopping, poi ho detto mai più perché poi perdo i bagagli. E stavo cercando il bagaglio e tu mi hai fatto questa battuta, ma Gigi, cosa sarà mai un bagaglio per te? E ti ho detto, preso, un bagaglio è un bagaglio per tutti. Sì, ho sì. imparato subito Ma una frase che dico pure a Iervolino, no? Che ha molti soldi, è il padrone della Salernitana, anche se adesso è in trattativa per la cessione. Dico, Danilo, ma tu quei soldi che hai, Gianni, tu mi hai detto che 1 miliardo per tutti, per cui anche per me il milione o il milione di euro, 1 milione per tutti. E poi il terzo aneddoto è su Andreotti, lei ha detto per te. Andreotti è stato straordinario, perché io ero un semplice segretario generale della Federcalcio, anche se semplice, un cacchio semplice. Ero autorevole, ai mondiali del 90 ero al centro del mondo insieme a Madarese, io più piccolo, per cui finisci i mondiali, io mi stavo riposando perché il mondiale è stressante, mi chiama la segretaria e dice, dottor Petrucci, lo vuole il presidente Andreotti. Mi chiama Andreotti, tremavo, era presidente del Consiglio, perché chi era Petrucci in La confronto stessa a cosa che Andreotti? fa Gigi quando lo chiamo, trema sempre. dalla paura. Con la voce sua, Petrucci, devi andare alla Roma. Dico, presidente, ma come devo andare alla Roma? Io sono dipendente CONI. Ma che ti importa? Se lascio, mi devono dare una barca di soldi. Te danno i soldi che vuoi perché i soldi da Geronzi. E lì sono andato. Una trattativa veloce è stata. È una delle cose che poi dico sempre al nostro commissario tecnico Pozzecco, non dica che io sono suo padre, perché giustamente i miei figli dicono, noi pensiamo di dividere tra 2, adesso dovremmo dividere tra te. E quindi questa... Anche perché se il presidente è il padre di Pozzo e i giocatori sono i figli di Pozzo, lei automaticamente è il nonno. È il del nonno, giocatore. esatto. Questo forse lo sono anche per l'età, però la realtà è diversa. Però noi siamo qua in preparazione alle Olimpiadi, siamo insomma al preolimpico. Che Argomento a te molto caro. Esatto, sappiamo che per lei, Presidente, le Olimpiadi hanno, come dire, uno spazio speciale nel cuore, però io mi ricordo 3 anni fa, perché le ultime Olimpiadi sono state 3 anni fa e non 4 causa Covid, che ci ritrovammo a Milano dopo aver vinto il preolimpico in Serbia, e lei ci raccontò un aneddoto che è rimasto impresso a tutti e vorrei che lei raccontasse anche ai nostri gentili telespettatori su Muhammad Ali. Podcast spettatori. Su Muhammad Ali. È un altro personaggio. Muhammad Ali è stato scioccante perché la partenza era D'Alema Presidente del Consiglio. Arriva Muhammad Ali in Italia, c'è una, non so se è leggenda o meno, che quando lui ha vinto a Roma l'Olimpiade, la medaglia, essendo poi al Palatiziano, la medaglia sembrerebbe che poi l'avesse buttata in Tevere. Ci fu un momento in cui lui cambiò religione. È una serata di Bagordi o per sbaglio? Ma non lo so, allora menava sul serio lui, menava sul serio. Fatto sta che mi chiama D'Alema e dice, Petrucci, io non conosco nulla di pugilato, io nemmeno non ero un grande intenditore anche se ero presidente del CONI, per cui viene Muhammad Ali, invito lei, e Nino Benvenuti che aveva fatto anche quell'Olimpiade, e c'era lui e la moglie, lui già aveva avuto quello shock di malattia in cui si era già visto che tremava con la fiaccola in mano,
E io dico delle cose ovvie, complimenti, che nei nostri ricordi, nei ricordi dell'Italia, Olimpiade a dimensione d'uomo si diceva quelle Olimpiadi di Roma, dopo sono state Olimpiadi televisive, ultra meccanicizzate, ultra tutto. E io faccio una domanda e vedevo che da allora non sapevo nemmeno come chiamarlo, signor Cassius Clay o signor Mohammed, è pure difficile, anche perché poi mi fa, parli in italiano che la moglie conosce l'italiano e traduce. Faccio la domanda, questo mi risponde, la moglie mi fa, dice, lei lo sa che ha detto, come posso saperlo? Dice, io interpreto dal movimento degli occhi. Quella fu scioccante perché è una cosa che ti capita, l'uomo uno degli uomini più potenti al mondo, potenti anche come forza fisica, come classe di, perché si diceva che aveva una gran classe. Bellissimi atleti mediaticamente che spostava proprio le opinioni a livello mondiale. Anche perché allora il pugilato, c'erano diversi pesi, no? I welter, i medi, massimi, supermassimi, lui era proprio il peso massimo, quello che dal pugno di quello vai in KO, mentre di norma quelli pesi più leggeri è difficile che vadano in KO. E allora quando ti trovi di fronte a questo, vedi che la tua vita ha degli insegnamenti, poi uno dice ma sarà vero o non sarà vero? Però è stato vero perché abbiamo creduto a quello che ha detto la moglie. Cosa aveva detto la moglie? La moglie ha detto che lei interpretava la risposta dal movimento degli occhi. Solo quello, penso. No. Vabbè, quello è anche il rapporto che avevamo da tanti anni, magari aiuta. Però a me sarebbe piaciuto un sacco conoscere, non so a te. Vabbè, tu sai chi è Mohamed Ali? Sì. No, dimmelo tu, chi è Mohamed Ali? Prima di tanto bisogna spiegargli le cose. Sì, certo. Ma vedete, voi siete giovani, il campione ha sempre qualcosa in più degli altri. Cioè quando dicono quelle demagogia siamo tutti, ma che tutti uguali? Chi si afferma vuol dire che ha un qualcosa di più, voi due vi fate i complimenti a vicenda. Non siamo uguali, parliamoci chiaro. livelli. Dopo ci arriviamo anche a questo, Presidente, dopo ci arriviamo. Ma questo è vero, non è solo nello studio, anche nello sport. Se voi pensate, cioè voi siete dei campioni e avete una preparazione alla gara diversa perché avete un training autogeno, avete una capacità, un background che altri non hanno. Siete anche insegnamento per gli altri, non solamente perché vincete quella gara, ma per il comportamento che avete, perché nessuno ti regala niente nella vita. Così. Però adesso purtroppo Gigi, purtroppo per fortuna, io pensavo di essermene liberato, devo dire la verità, Presidente. L'anno scorso quando ha annunciato finalmente il suo ritiro, io ho detto ok, ho finito questa sofferenza, e invece ha deciso di intraprendere la carriera politica, visto che lei è politica, rimango legato al campo. Tu sei una carriera politica. Non ho capito e niente. volevo chiedere se poteva dare 2 o 3 consigli a Gigi Quelli li accetto sempre volentieri. in ottica candidatura alle presidenziali del prossimo anno, che abbiamo già capito che si candiderà. Ma diciamo che Gigi li dà agli altri, perché io rimasi impresso da una cosa che sarò banale, che la ripeto sempre. Gli atleti, anche il calcio è uguale, perché sono stato tanti anni anche nel calcio, appena arrivano in albergo fanno subito a gara per avere la chiave, per avere la tessera, per andare in stanza. Eravamo a Trieste. No, Niccolò pure sta sulla tua strada di background. Speriamo di no, speriamo un altro. Mi copia sempre. Sulla tua strada di background. A Trieste, in un grande albergo, c'è una grossa biblioteca. Io ero seduto verso la finestra, non si cura di andare a prendere la chiave, prende un libro, un tomo alto così, e ho detto, non è come gli altri Gigi D'Adome, e l'ha dimostrato nella sua vita. C'è cascato il prezzo, ha fatto questa scena. Doveva fermare la porta in camera, aveva bisogno di qualcosa per fermare la porta in camera. Comunque, Presidente, noi in tutte queste interviste che abbiamo fatto negli anni passati ai nostri compagni di squadra, allenatore, così, ho detto negli anni passati, pensa quanto è stata lunga questa sofferenza con te. No, nell'anno scorso noi alla fine, diciamo, dell'intervista facevamo sempre una sorta di quiz o di gioco, cercavamo, come dire, di mettere un po' in difficoltà il nostro ospite senza ovviamente toccare temi troppo scottanti. E quindi se lei si presta vorremmo farle 10 domande o 11, adesso non mi ricordo quante sono, però risposta secca, lei può scegliere A o B, non mi può dare la terza risposta. Saranno imbarazzanti certamente. Non vai. sono, ok, però non può scegliere. C'è un passo. C'è un passo. Se una dice, lei passa, va bene? Una sola, però una volta che ha bruciato quello deve rispondere sempre, va bene? C'ho il jolly, va bene. Al jolly. Allora, la prima, visto che stasera gioca l'Italia, Roma o Lazio? Tosta questa. Beh, Lazio. Lazio. Va bene, anche se lei... Anche però... se sono stato vicepresidente della Roma, ma lì mi ha aiutato molto anche nel pagamento. Siamo signori, va. Poi abbiamo detto prima che le Olimpiadi hanno uno spazio speciale nel suo cuore. Aspetta, prima di fare la domanda.
Cerimonia d'apertura più bella di tutte le Olimpiadi? Sydney. Sydney, Sì, perché c'era tutta una preparazione, no? Anche le Olimpiadi Del 2000. Sì, del 2000, esatto, poi sono state Olimpiadi in cui io ho fatto in 3 diversi settori le Olimpiadi, calcio, basket e coni, e ognuna c'ha un sapore particolare. Però mi hai bruciato di fatto la una domanda. curiosità Comunque, mia. Come vi Olimpiadi capita? preferite, Sydney 2000 o Atene 2004? Atene, Atene. Atene. Soddisfazione più grande ad Atene? Ma Atene, la soddisfazione più grande, non c'è una soddisfazione più grande perché? Perché anche nella disciplina meno popolare si fa il conto delle medaglie. Anche se poi io dico, lo dicevo da Presidente del Consiglio, lo dico tuttora, che sono tutte importanti ma non sono tutte uguali, hanno peso diverso. Perché vincere in uno sport di squadra è molto più difficile perché proprio ti dà quella dimensione della cultura di quello sport, della base di cultura del paese. E quindi questa è la mia considerazione che ho fatto su tutte le medaglie. Io nasco anche non tanto simpatico nei membri del Consiglio nazionale perché dico sempre che non siamo tutti uguali. Adesso però con questo podcast facciamo un'operazione simpatia, vedrà che anche lì sarà apprezzato. Noi sappiamo che lei è molto credente e quindi le chiediamo Padre Nostro o Ave Maria? Padre nostro, perché si dice, ma certamente sarà così, che è la preghiera che ha dettato nostro Signore. Quindi. Ok, invece una domanda più terrena è CONI o FIP? Fippe. Ma Fippe non perché adesso sto alla Fippe, perché il CONI non è più il CONI di un tempo. Il CONI allora era Ministro dello Sport e quando si diceva che il Ministro dello Sport è il Presidente del CONI è vero, perché chi governava il CONI, o il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, o un ministro ad hoc, aveva solo il potere del controllo sulla legittimità amministrativa e quindi diciamo che io o chi per me era completamente autonomo. Ok. Ritiro all'acqua acetosa o ritiro a Folgaria? Siamo a Folgaria, Presidente, glielo ricordo. E abbiamo anche uno sponsor Abbiamo importante. lo sponsor importante. Folgaria forever. Perché Folgaria? Cos'è che le piace particolarmente di Folgaria? Ma le passeggiate, c'è una chiesa vicino dove io peccatore vado a pentirmi di quei peccati che Qual è la faccio. chiesa più vicina all'acqua acetosa invece? Forse sarà Piazza Euclide. Forse ok. E poi noi abbiamo fatto una ricerca su di lei, un po', diciamo, Là è brutta, vai. dietro le quinte. Gino Paoli o Califano? Gino Paoli. C'era in una stanza la canzone che mi è rimasta nel cuore. È una canzone straordinaria. E ieri si parlava con Gigi le cose che io amo, i cantautori, e poi voi siete giovani, era il periodo mio in cui nascevano questi fenomeni. Sappiamo che lei è un grande fan di questo podcast, sappiamo che non si è perso neanche una puntata dell'anno scorso e quindi l'anno scorso c'è stata una grossissima disputa tra me e Gigi, viste le nostre abitudini alimentari a colazione. Lei preferisce i biscotti a bracci o i biscotti macine? Macine. Beh, allora andiamo. Macine proprio, macine. Io sono malato per i biscotti macine. Non lo sapevo. Ma non ci posso credere. Noi alti dirigenti la pensiamo. Non Poi ci tu posso ci credere. arriverai un giorno. Non ci posso credere. Vabbè, questa è una sconfitta, questa mi fa male, fa veramente male. Mentre tu abbracci. Io abbracci, ma a Si vede dalla quantità, faccia, a quantità industriale. Domanda più qua, ecco, questa non la può passare, va bene? Capitan Gigi o Capitan Nicolò? Capitan Gigi per l'età. È una debacle. Giusto, È una risposta deba- esatta. È una È la debacle. risposta giusta. È una debacle. Pennichella o grappa dopo la cena? Pennichella. Sempre. Il signor Fiat Agnelli, col quale io, ripeto, lo cito spesso, un giorno io chiesi a lui, perché io poi cercavo di entrare, di far conoscere meglio, disse: avvocato, ma lei nella sua giornata dove trova il tempo? Petrucci. Sveglia prestissimo, lui chiamava prestissimo tutti i collaboratori, ma anche per esempio Giovanni Malagò, lui era proprio amico di Giovanni e parlavano della vita romana. Si svegliava prestissimo, colazione all'una, io colazione all'una, cena alle 8, sempre, e il più bel complimento che mi è stato fatto l'ultimo giorno, che io non potevo più ricandidarmi in giunta, ogni membro di giunta disse una frase su di me.
Io devo molto la mia carriera a Franco Carraro, che mi portò ragazzino alla Lega Calcio Professionisti e viveva a Residenze del Milan, no? Non ero nemmeno sposato. E Carraro disse di Petrucci: io voglio bene a Petrucci perché la sera sta a casa. Io amo le persone normali. A me i fenomeni mi mettono paura. Non quelli bravi nel basket come voi. Voi siete seri nel basket, nella vita, amate la famiglia e questo mi fa piacere perché queste sono le cose belle della vita. Grazie. Vai, dimmi. No, stavo pensando che, vedi, macine, pennichella, polo. Sì, perché io non faccio la pennichella, non riesco, fai la non pennichella. riesco a dormire al pomeriggio. Ma c'hai un pregio, ti svegli presto la mattina. Esatto. Cioè a me il bighellone, come si diceva un tempo, quello che la mattina dice l'atleta dorma fino a tardi. No. Però chi c'ha figli. E i grandi campioni, io mi ricordo che avevo fatto un'amicizia particolare con Tardelli, perché Tardelli dormiva pochissimo e la mattina ci svegliamo presto, io, Tardelli e Tacconi, il portiere, e ci svegliamo verso le 7 e questi mi sono rimasti nel cuore. È che io, avendo la bimba piccola che si sveglia e ci piace fare colazione insieme con gli abbracci, allora io ho preso questo orologio ma biologico. pure qui però tu ti svegli presto, io vedo la mattina sì, ma ormai che tu sei il primo. l'orologio biologico è quello, quindi Ma rimane anche così. chi c'ha la coscienza sporca, anche non riesce a dormire. Esatto, ce l'ha sempre questa cosa qua. Papa o regina? Papa. Un altro campionato. Papa, poi la regina, ovviamente poi quelle forme monarchiche possono piacere alle tradizioni, ma Poi il Papa siamo avanti. hai avuto anche... hai fatto la partita, vero? Che eri Io ho avuto la fortuna di conoscere 3 papi. Quello di Wojtyla lo cito sempre perché sono fanatico, cioè il giubileo degli sportivi, adesso quest'altro anno ci sarà l'ultimo giubileo che c'è stato, ero presidente del CONI, nel discorso ufficiale allo Stadio Olimpico, davanti a 60.000 spettatori in una partita amichevole, stranieri che giocavano in Italia e nazionale italiana allenata da Trapattoni, 4 ore vicino al Papa sono quelle cose che ti riempiono di gioia, anche se Papa Wojtyla già stava male, per cui ognuno si illude. E Ratzinger mi ricordo che mi diceva sempre, quando andavo lì, le 2 o 3 volte occasioni, lei ha tanti pensieri per il calcio, quindi vuol dire che seguiva lo sport. E poi questa è l'ultima domanda, e qua ho fatto veramente una ricerca, un'indagine Suggerita da Daniello. No, Daniello ci fa solo della censura. Sì, lui lo chiamiamo il partito, perché lui al massimo ci mette un freno, non ci aiuta mai, ci blocca sempre le idee. L'anno scorso c'era informazioni sbagliate. Sì, l'anno scorso ci ha dato 2 o 3 informazioni sbagliate, invece io questa l'ho verificata più volte. Pollo alla cacciatora di Valmontone, questa le è piaciuta, Presidente, o il gelato? È dura, perché Lo sapevo che la mettevi io così. sono malato. Adesso passi sul pollo, non riesci a scegliere sul pollo. Io sono malato. Allora devo dire... Però le è piaciuta questa ricerca che ho fatto? Perfetto, è difficile. Ecco, perfetto. Però devo dire gelato, lo sapete perché? Perché io, essendo esibizionista Ok. e avendo un cosiddetto certo potere, quando ero presidente del CONI, il pomeriggio alle 17 andavo vicino al Parlamento, San Lorenzo in Lucina, a una gelateria molto famosa, mi sedevo lì e la gente veniva lì intorno, dicevo allora conto, perché arrivavano i parlamentari, se non te se fila nessuno non conti niente nella vita, quindi ricordatevi, finché c'avete la gente che vi chiede autografi, che vi sta vicino vuol dire che contate. Quando sarete dimenticati, allora rimanete coi piedi per terra come siete fino adesso. Dai che un giorno ti chiederanno gli autografi anche a te. Anche a me, esatto. No, niente, Presidente, queste erano le nostre domande. Per chiudere questa puntata, per la quale la ringraziamo della sua presenza, se ha da dire una parola su questo ritiro, su quello che si aspetta quest'estate, quali sono le sue speranze. Ma le speranze sono banali, sono ovvie, sono quelle di andare alle Olimpiadi, sarà difficilissimo, lo so benissimo che sarà difficilissimo. Non so se saremo tanto seguiti perché c'è ancora questo mondiale di calcio in corso e voi sapete che in Italia il calcio, poi quanti criticano il calcio dicendo ma solo calcio? Sì, ma se uno vuole calcio non gli puoi dare un altro sport. Però diciamo che questi sono i sogni che alla mia tarda età ancora spero e me lo auguro per voi perché sarebbero i più bei ricordi della vostra vita, ovviamente dopo la famiglia, perché non esageriamo, lo sport è bello ma ci sono valori molto più importanti nello sport. Va bene. Presidente, grazie mille di essere stato qua con noi. Grazie. E noi, niente, vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.